Aprire. Aprire il corpo per abbracciare ed essere abbracciati. Stare in un lungo abbraccio con qualcuno che non possiamo vedere ora e che un tempo avremmo voluto stringere a noi, ma non l'abbiamo fatto e ne sentiamo ancora l'amarezza in bocca e nella gola è rimasto un nodo che non si vuole sciogliere. Ora no, non ci si può abbracciare. E allora aspettiamo, immaginiamo come sarà quando finalmente potremo gettare le mascherine per aria, spalancare porte, finestre e correre ad abbracciare la vita. Ora no, questo è un tempo di attesa, ma non vana, non inutile, se accende in noi più amore e fa cadere le maschere. Oh, finalmente fuori! Erano 4 giorni che non uscivo di casa e non ne potevo veramente più. E poi mi mancava lo zucchero e anche le cialde del caffè, essenziali quelle, soprattutto al mattino. Speriamo almeno che oggi il supermercato sia aperto. Ieri al telefono un amico mi aveva detto che un giorno lo aveva trovato chiuso, di lunedì. Proprio quello stesso supermercato che era sempre aperto, addirittura di domenica. Strano, no? Ma qui i divieti cambiano di giorno in giorno. Boh, non mi sono del tutto ancora abituato a mettermi la mascherina. Insomma, fin da subito, appena uscito di casa, ma ce l'ho qui, pronta, in tasca, come un cowboy alla sua pistola nel fodero, sempre pronta all'evenienza. Ricordo come anche solo poche settimane fa, quando l'epidemia non era stata ancora dichiarata, mi aveva fatto specie vedere qualche persona girare con la mascherina, anche sui tram e non solo in bici, quindi non certo per via dello smog. Anzi, mi aveva dato addirittura fastidio. Mi sembrava un segnale di distacco, di diffidenza verso gli altri, quasi come fosse il classico foulard utilizzato dai banditi del Far West per non farsi riconoscere. E invece no. Ero io che avevo visto troppi film western da piccolo e quelle persone invece erano forse le prime a aver capito bene come stavano andando gli eventi, quali erano gli imminenti pericoli, anche se ancora nulla era stato propagandato dai media. Ora invece portare sempre la mascherina per uscire sta diventando una cosa normale, automatica direi, quasi come mettere la cintura di sicurezza quando si entra in macchina. Chi l'avrebbe mai detto? Mi stupisce sempre constatare lo spirito di adattamento dell'uomo. Un comportamento prima impensabile e poi, soprattutto quando c'è di mezzo la salute, la paura di ammalarsi e forse di morire. Chi l'avrebbe mai detto? Noi, italiani, a fare la coda, ben distanziati per entrare scaglionati dentro un supermercato. Gli inglesi, forse, loro sono abituati da sempre, ma noi, proprio noi che fino a poco tempo fa spintonavamo coi carrelli per entrare per primi quando c'era un'offerta limitata che stava per finire. Dicono che Anna Frank fosse rimasta chiusa e nascosta in soffitta per 25 mesi,
senza nessun agio, niente TV, niente smartphone. Ma come avrà fatto? Io, dopo solo 4 giorni senza uscire, già incominciavo a sclerare. Come faccio a sapere che è stata 25 mesi in quel rifugio? Un messaggio ricevuto su WhatsApp, ovviamente. Quante cose si imparano leggendo i messaggini che ti arrivano. E poi in questi giorni sono ancora più numerosi. E già, la gente a casa non sa cosa fare. E che fa? Manda i messaggi su WhatsApp, su Facebook, su Messenger, su Skype. No, su Skype no. Ormai sembra dimenticato. E che poi funziona bene, sempre, come un tempo, ma si sa, le mode cambiano. Ci sono poi quelli più tecnologici, che installano e provano anche altri sistemi di messaggistica, insomma, anche più alternativi, Telegram, Signal, e ti invitano, ti scrivono email precompilate con il link per installarli, provarli, dicendoti che sono meglio degli altri, più sicuri anche. Sarà poi vero? Boh, forse che sì, forse che no. Ma non si può mica installare sul proprio smartphone una pletora di programmi che sostanzialmente poi fanno tutti la stessa cosa, inviare qualche frase o al limite una foto, un video, insomma. Ma io sì, io li ho installati tutti, dai più conosciuti ai più di nicchia. Mica mi voglio perdere qualcosa io, perché poi, se anch'io proprio voglio inviare qualcosa, insomma, per di più inoltrare a mia volta qualche post ridicolo ricevuto, mica posso utilizzarne solo uno di programma, rischiando magari di tagliare fuori qualche amico. Un bel invito in broadcast a tutti quanti i contatti, ecco quello che ci vorrebbe, con tutti i sistemi di messaggistica possibili. E se poi qualcuno così facendo riceve lo stesso messaggio più volte, che importa? Tanto siamo quasi tutti a casa, mica al lavoro, no? E poi, repetita, Juvant, dicevano i latini. Me ne sono arrivati veramente di belli di messaggi video. Non certo per la bravura nelle riprese, ma perché mostravano cose successe veramente e magari immortalate con un video fatto con lo smartphone, insomma, video amatoriali realizzati talvolta senza farsi troppo vedere. Come quello della signora che dal primo piano di una casa fa scendere il proprio cagnolino con un lungo guinzaglio ascellare, gli fa fare i bisognini nel giardinetto condominiale e poi lo ritira su in casa, sempre utilizzando il guinzaglio come gru. Ma d'altra parte lo avevano già fatto in Cina, sempre un passo avanti loro in tutto, anche nelle cazzate. Incredibile cosa fa la gente per paura di uscire di casa, quando c'è di mezzo la salute, la paura di ammalarsi e forse di morire. E che poi ci si abitua a stare rintanati in casa e la tendenza a non uscire può diventare neppure più legata al timore del contagio, bensì alla difficoltà di tornare a vivere. Già alcuni psicologi e psichiatri hanno paventato il pericolo che ciò avvenga diffusamente. La chiamano la sindrome del prigioniero oppure la sindrome della capanna, come se non avessimo già abbastanza patologie psicologiche. I ragazzi, sì, i ragazzi, soprattutto loro hanno bisogno di socializzare, di stare a contatto con i loro coetanei. Ed ora si ritrovano a casa per mesi, incollati ad un monitor anche per studiare. Prima passavano ore assieme, beh sì, magari a chattare ciascuno con il proprio smartphone, col proprio telefonino, sulla stessa panchina, e la vicinanza fisica comunque c'era. Eh sì, i giovani d'oggi non si divertono più a giocare appassionatamente con i classici giochi di società, che sono Monopoli, Risico, che poi pensandoci bene non ho mai finito una partita a nessuno di quei due giochi.
Ma come ci si divertiva tutti insieme! Però quando per sorte dei dadi ti capitava di dover stare nella casella Parco della Vittoria, ti divertivi un po' meno. E poi quel video che mostrava il servizio di un telegiornale del 1970 che parlava dell'epidemia influenzale di quell'anno in Italia. Un italiano su 4 a letto, più di 5.000 morti. L'avevano chiamata influenza spaziale. Andavano di moda le missioni spaziali in quegli anni, ma quel virus non veniva dalla Luna. Anche quello veniva dalla Cina, da Hong Kong precisamente. Quando Mao starnuta, il mondo si ammala, diceva un proverbio che gli inglesi di allora avevano coniato. Quel virus ci aveva messo 18 mesi prima di giungere in Italia. Ma come? Quest'ora ci ha messo meno di un mese. Ed è proprio così che ti accorgi del progresso che c'è stato in questi anni. Progresso? Ma sì, la facilità degli spostamenti, ma non solo dei pacchi Amazon, anche dei virus. Ma già allora, nel 1970, quel virus ci aveva trovato impreparati. Eppure già allora incominciavano ad esserci i primi vaccini influenzali in alcune parti del mondo. Eppure già allora ho letto che complessivamente nel mondo quel virus aveva causato tra i 750.000 e i 2 milioni di morti. Ma insomma, 750.000 o 2 milioni? C'è un po' di differenza, no? Boh, si vede già che allora i dati statistici lasciavano a desiderare. Basta non indagare troppo e anche i casi sospetti entrano dalle statistiche a seconda della convenienza politica. Si vede che non erano proprio così certi dei dati raccolti e magari a quei tempi non avrebbero neppure potuto fare di meglio. 750.000 o 2 milioni. E poi ci sono gli amici poeti, sì, proprio loro, sempre sensibili alle problematiche del mondo, attenti osservatori della vera realtà. Per qualcuno di loro il coronavirus è diventato una musa ispiratrice, quasi una poesia al giorno pubblicata su Facebook sul medesimo tema. Beh, forse una produzione così eccessiva può aver diminuito un po' la qualità delle loro opere, ma almeno alcune le ho trovate proprio belle e simpatiche. Ad esempio, una delle poesie di Danilo. Sì, mi è piaciuta così tanto che me la sono addirittura stampata, dove l'ho messa in tasca, devo avercela, ma no, non mi va di leggerla, mi vedo il video che qualcuno ha pubblicato su YouTube partendo da quella stessa poesia. Non ho neppure da mettermi gli occhiali da vicino. Ecco perché il multimediale va di moda oggi, rende tutto più facile con il minimo sforzo. Vediamo un po' se lo ritrovo sul cellulare. Ah, eccolo. No, non sulle labbra. Capelli! Il vestito, i tappetà, si sgualcisce. Le unghie! State lontani, lontani 1 metro, ancora meglio se ci sta un vetro, lontan dagli occhi, lontan dal cuore, giammai a contatto se no si muore. State lontani, lontani 1 metro, lontan davanti, lontan di dietro, state lontani persin di lato, state lontani col vostro fiato, state lontani che c'è un decreto, state lontani che c'è un divieto, state lontani per l'ordinanza,
di strada in strada, di stanza in stanza. State lontani, lontani 1 metro, o tiro fuori il mio lungo metro. Se la distanza non è d'1 metro, c'ho l'anatema da lanciar dietro. State lontani, lontani 1 metro, distanti 1 metro pur sulla metro. E se m'accorgo che non c'è 1 metro, vi do un bel calcio davanti e dietro. State lontani, lontani 1 metro, se no vi mando dal buon San Pietro. Lui c'ha le chiavi del paradiso, apre le porte con un sorriso. A presto, cara. A presto, Freddy. Simpatica, no? Certo è che per altri video proprio non ci sarebbe la necessità di rivederli più volte. Una volta basta e avanza. Ma in quel caso che importa se i miei contatti li riceveranno più volte, li butteranno via, no? C'è poi qualcuno che se ne approfitta ed usa impropriamente i sistemi di messaggistica e i social, inviando fake news magari capaci di terrorizzare una intera popolazione di creduloni. Ma non me. Verifico sempre io, vado a cercare in rete se quella notizia è tra quelle elencate come false, sempre, proprio sempre, beh, quasi, sì, lo ammetto. Una volta ci sono cascato anch'io a credere a una fake news e ho proseguito a mia volta quella stupida e pericolosa catena di Sant'Antonio, ma mi sono detto mai più. Ma speriamo. Sì, devo anche ammettere di avere mandato anch'io un video, di originale intendo, fatto da me, non di quelli ricevuti e inoltrati a mia volta, di quelli ne ho mandati a decine. Ce l'ho ancora registrato sul telefonino quel mio video. D'altra parte l'avevo registrato con quello e mica poi l'ho cancellato, anzi l'ho messo addirittura su YouTube. Fino ad oggi solo 3 like, 2 veri, il terzo l'ho messo io. Ma che importa? Basta essere soddisfatti noi di cosa si è fatto e io credo che mi sia venuto abbastanza bene. Un po' di autostima non fa mai male, soprattutto in questo periodo di depressione generale. Ogni tanto me lo rivedo, così almeno aumenta un po' il contatore delle visualizzazioni, no? Vediamo un po' se lo ritrovo. Eccolo qua. Ho messo il link proprio sulla home page per poterlo lanciare più facilmente. Oggi non me lo sono ancora visto. Su, dai, vediamolo che il contatore si aumenta di 1. Oh, ciao a tutti amici. In questo momento difficile che stiamo attraversando, ci tenevo a sentirvi e magari darvi qualche piccolo consiglio. Dover stare a casa non vi deve pesare, è un'opportunità. Guardate che bel sole oggi. Sembra proprio primavera. Sì, effettivamente è primavera. La più coraggiosa decisione che prendo ogni giorno è quella di essere di buon umore. L'ha detta Voltaire, mica io. Cercate quindi di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, come direbbe uno psicologo. Guardate la situazione a 360 gradi, come vi direbbero al lavoro. Quante cose potete riscoprire o addirittura scoprire stando fra le vostre mura domestiche. Ad esempio, riprendere in mano uno strumento musicale che avete lasciato per troppo tempo abbandonato o sdraiati sul divano, riscoprire il piacere della lettura, leggere un bel libro che stava ormai impolverato in libreria. Forse siete più inclini alle attività meno culturali? E allora datevi al bricolage, alla giocoleria, oppure anche alle pulizie domestiche. E siamo o non siamo quasi prossimi alla Pasqua. E allora
io non ho mai avuto una casa così in ordine, così pulita. E se poi finisci il lavoro in casa e c'è sempre la cantina, eh sì, quella sicuramente da anni che aspetta di essere messa a posto. E se poi finisci anche quella, magari c'è anche il garage. Sì, quello può rimanere per ultimo, ma non per questo è il meno importante. E insomma, quante cose che puoi fare ora che non sei al lavoro e che forse non avresti fatto se non quando saresti andato in pensione. Ma io sono in pensione, vabbè, e non importa. Ad esempio, pitturare un tavolino. Non hai un tavolino da pitturare? Le ringhiere del balcone, quelle sicuramente sono un po' arrugginite. E poi mettere a posto i cassetti, sì, mettere a posto i calzini, selezionarli, per quelli ci vuole tempo. Insomma, cari, io ci tenevo a dirvi di fare come me, che sto affrontando la situazione con la massima serenità e assolutamente senza alcun timore. Aiuto, ma qui ci chiudo in casa, arriva l'esercito fra un po', non potremo neanche più uscire di casa per fare la spesa se non in farmacia, forse ci sarà razionamento del cibo e ci daranno una tessera non aria come in tempo di guerra, le famigerate tessere della fame, come allora dovremo fare lunghe code per aspettare la distribuzione, piazzarci magari davanti al negozio alle 4 del mattino quando è ancora notte, no, non potremo neppure usare liberamente internet per non intasare la rete, neppure l'acqua che comincia a scarseggiare in alcune zone, nemmeno vedere un film in streaming. Pace e serenità a tutti voi. E se avrete qualche momento di sconforto, pensate ad Anna Frank, che è rimasta nascosta in una soffitta per diversi mesi, senza poter far rumore, senza poter guardare dalla finestra, senza TV e le sue telenovela, senza lo smartphone ed internet. E poi loro in quella soffitta erano ben in 8 persone, di più famiglie. E c'era anche un gatto. Anna Frank, così giovane, c'è riuscita. Beh, alla fine non si è proprio salvata, ma non importa. Voi invece siete in famiglia e potete così riscoprire la bellezza di stare insieme, la vostra metà, alle dovute distanze, si intende, stare insieme ai vostri figli. Forse ci potrà essere qualche piccola incomprensione, un po' di tensione, soprattutto all'inizio. Ma non preoccupatevi, è solo perché non eravate più abituati a trascorrere tanto tempo assieme, se non forse in vacanza, magari al mare. Sì, magari alle Maldive. A presto dunque, ciao! Ho mandato il link di questo video a qualche amico. Dopo averlo ricevuto e probabilmente avere visto il filmato, alcuni non mi hanno risposto nulla e non mi hanno più telefonato. Ed io che pensavo che fosse venuto bene, che fosse divertente. Ma lo humor inglese non viene più apprezzato come un tempo. Sì, ma Anna Frank, a soli 13 anni, 25 mesi in soffitta senza uscire. Ma io non ci credo. E chi l'ha detto? L'ho scritto nel suo diario. Ma non è valido. Anch'io ora torno a casa, inizio un diario ed ometto di menzionare queste brevi uscite al supermercato. Magari Anna Frank la sera, senza farsi scoprire, andava a farsi un giretto fuori anche lei. Forse giocava a guardie ladri. Mica dico che l'abbia fatto apposta a non scriverlo nel suo diario, a non dire di essere uscita, insomma. Ha semplicemente omesso di descrivere una cosa che reputava inessenziale. Anch'io non scriverei falso, ometterei solo di scrivere qualcosa irrilevante. E poi magari anch'io muoio, trovano il mio diario che diventa un bestseller. E tutti credono che io sia rimasto chiuso in casa sempre per tutte queste settimane.
e si chiedono: ma come avrà fatto? Ma poi morire io. E di che cosa? Mica di coronavirus. Se proprio devo morire, voglio scegliere io di che cosa. Che so, di ictus ad esempio. No, di infarto, sì, di infarto. D'altra parte, anche alla visita militare mi avevano trovato un soffio al cuore. Sì, insomma, un soffietto un po' amplificato dai 6 caffè doppi ristretti che mi ero fatto quel mattino prima della visita, girando tutti i bar della zona. Non potevo certo prenderli tutti in uno stesso bar. Che avrebbero pensato? Mica ci volevo andare io a fare il militare, perdere tutto quel tempo a rispondere signor sì e a fare cose inutili. Al limite avrei fatto il servizio civile io. Almeno lì c'era la possibilità di fare qualcosa di davvero utile. Ma con tutte quelle lettere per i colloqui di assunzione ricevute dopo la laurea, mica potevo temporeggiare. Meglio andare subito a lavorare al più presto, diceva mio padre. Prima lavori, prima potrai andare in pensione. Quanto aveva ragione! Non lo capivo mica io, mio padre. Un tipo burbero, un po' sociale, scorbutico, ma in quello aveva ragione. Devo ricordarmi anch'io di fare un discorso simile a mia figlia stasera. Quando riceverai decine e decine di lettere per i colloqui di assunzione, devi subito andare a tutti per selezionare l'offerta migliore. Decine e decine di lettere. Scegliere l'offerta di lavoro migliore. Ma quando? Mica siamo più negli anni '80, mica cercano più diplomati o laureati e ti pregano di accettare la loro offerta e non le altre proposte di assunzione. Oggi ancora grazia che ti trovi un lavoretto part-time, mal pagato, magari in nero. E poi il servizio civile, sì, il servizio civile non è mica tanto male come prima attività, a metà strada fra volontariato e lavoro. Ti pagano anche, poco più di 400 euro al mese, poco meno di 15 euro al giorno, insomma un rimborso spese, ma almeno ti fai le ossa. E poi fai attività socialmente utili che ti fanno crescere personalmente come cittadino. Una volta che si accende il senso civico in una persona, tanto più sei giovane, difficilmente poi si spegne e sia lo spirito di collaborazione sperimentato, sia il proprio impegno etico rimane poi per tutta la propria vita. Si opera per una difesa ben più importante dei confini territoriali di una nazione, vale a dire per la difesa della comunità, intesa come valori, cultura, educazione, condivisione, insomma, è un mezzo di diffusione dello spirito di democrazia partecipata, di cittadinanza attiva, da cui sperimentare sulle proprie ossa e magari da trasmettere poi alle altre persone con cui si interagisce. Forse mi sono fatto un po' prendere la mano, ma è vero che in una società dove si sono favorite le disuguaglianze, le lotte fra i poveri, è importante avere dei giovani che con la loro energia e forse anche con il loro utopismo si adoperino per smussare queste disuguaglianze, affiancandosi alle strutture preposte a tale scopo. Strutture da sempre insufficienti e mai così sane come dovrebbero essere. Insomma, un'occasione unica che un giovane non dovrebbe farsi scappare, tanto più oggi che difficilmente riesce a trovare subito un lavoro, un vero lavoro, insomma. Anche mia figlia, voglio dire una donna, può ora richiedere di farlo. Parità dei sessi. Emancipazione femminile. Che fortuna! Ma è mica facile. Mica uno scherzo essere presi neanche lì. Mica c'è posto per tutti i richiedenti. Mica è più obbligatorio, come era un tempo il servizio militare. Devi fare la domanda ad un progetto, a uno solo, mi raccomando, e se poi
proprio per quel progetto di quell'ente decine e decine di persone hanno presentato domanda e ci sono solo 2 posti disponibili. Quell'ente selezionerà i 2 candidati che reputa più consoni e mia figlia resta fuori. Mica 2 lauree lei. Meglio avere giovani disoccupati piuttosto che impiegarli in attività socialmente utili. Boh. Ma no, non è vero. Se non ti selezionano per quel progetto, quello che avevi scelto, ti rimane sempre la possibilità che ti ripeschino per andare in qualche altro posto. Probabilmente in qualche progetto sfigato che nessuno ha scelto nel compilare la domanda. Comunque, meno male che mia figlia l'hanno selezionata per il progetto che aveva scelto. Così va subito a lavorare e andrà prima in pensione. Ma quando? Se si va avanti così potrà andare in pensione a 80 anni. Ogni anno aumentano l'età pensionabile. Per fortuna allora che ci sono le crisi economiche su cui poter puntare. Così magari ti prepensionano, come è successo a me. Sì, le ditte che hanno esuberi di personale si appoggiano a qualche legge ad hoc e ti mandano a casa. Sì, è vero, ci perdi un po', in termini economici intendo, ma comunque ti pagano e tu puoi occupare il tuo tempo come reputi più utile. Ma non ho mai capito bene come faccia a convenire a una ditta. Non fai più nulla per lei, stai a casa, ti paga e a lei conviene. Dovevi proprio essere per lei davvero una palla al piede. Ma i giovani d'oggi, sì, intendo quelli come mia figlia, insomma, devono prima farsi assumere a tempo indeterminato per poi andare in isopensione. Assunzione a tempo indeterminato. Impossibile, sì, magari all'estero, forse anche in Francia, subito oltre Alpe, non tanto lontano da casa, a Grenoble ad esempio, ma qui in Italia impossibile. Ma torniamo a noi, non lasciamoci distrarre da altri pensieri, tanto ti demoralizzi solo, e in questo periodo non è certo il caso. Dunque, ricapitoliamo. Sono qui, fuori. Sono uscito di casa dopo ben 4 giorni di clausura per via dei divieti per il virus. Anche questa leggera brezza mattutina che mi scompiglia i capelli. Sì, quei pochi che mi sono rimasti. Sì, questa leggera brezza mi fa piacere. Come apprezzi le piccole cose quando ti sono mancate e neanche per così tanto tempo. Ad esempio, anche attraversare questo corso. Avresti mai detto solo poche settimane fa che avresti potuto provare piacere anche solo nell'attraversarlo? Sì, è vero. Ora non c'è più nessuna macchina che passa, nessuna puzza di tubo di scappamento. Provare piacere ad attraversare un corso. No, questo proprio non l'avrei mai detto. Certo, l'umanità ha ricevuto un nuovo duro colpo dopo i molti di quest'ultimo secolo. Dopo la bomba atomica il mondo non è stato più quello di prima. La corsa agli armamenti nucleari, la guerra fredda, ma pure andando in tempi molto più recenti, anche dopo l'attentato alle Torri Gemelle, il cambiamento si è notato e la gente ha dovuto adattarsi a nuove abitudini, soprattutto quando viaggia e deve prendere un aereo. Forse che anche ora, dopo questa pandemia, la nuova normalità sarà diversa da quella che ricordiamo. Forse che ci si penserà 2 volte prima di abbracciare una persona o anche solo di stringerle la mano senza la protezione di un guanto. Spero davvero di no, perché se queste saranno le conseguenze permanenti, allora forse è meglio una maggiore selezione naturale della nostra specie.
Scherzavo, non sono mica più tanto giovane io. E quel virus, si sa, quel maledetto virus predilige le persone non più giovani. E poi cambiare i comportamenti per che cosa? Per chi? Per un esserino che tanto è piccolo che per vederlo ci vuole un microscopio elettronico ed anche dei coloranti densi di elettroni per aumentarne il contrasto. Con un ottico non si vede neppure. Ha una dimensione tra i 20 e i 300 nanometri, almeno un centesimo della dimensione media di un batterio. Insomma, pensare che un essere così microscopico crei un tale caos non può che farci almeno sorridere, se uno ancora un po' di humor inglese. Qualcuno dice addirittura che in quanto virus non ha neppure tutti i requisiti per chiamarsi essere vivente, insomma che non sia neppure una forma di vita, bensì solo una struttura organica che interagisce con gli organismi viventi. Un organismo ai margini della vita, insomma. Si evolvono per selezione naturale e si riproducono una volta che sono all'interno della cellula ospite tramite la creazione di più copie di loro stessi, attraverso un meccanismo di autoassemblaggio, il che li farebbe anche definire come creatori di diversità. Ho letto tutto sui virus, su Wikipedia. E poi, come si chiama sto coso? O meglio, come l'hanno chiamato? Coronavirus, SARS-CoV-2, Covid-19, 2019 nCoV, 2019 nCoVARD o anche coronavirus di Wuhan. Ma basta! Decidete un nome solo, per favore! Insomma, all'inizio non ci capivo più niente, con tutti quei nomi, nomignoli, soprannomi che siano, quelli più vecchi e quelli più nuovi. Ma non potevano chiamarlo come un personaggio dei fumetti, che ne so, Pippo ad esempio. Così era chiaro e facile da ricordare, no? E magari avrebbe anche fatto meno paura. La diffusione di Pippo è particolarmente accentuata nelle regioni del nord. Ma no, non siamo mica Disneyland. Hanno fatto bene a chiamarlo diversamente. Meglio usare gli acronimi e i numeri progressivi per distinguerlo dai precedenti e l'uso dell'anno in cui l'hanno scoperto. Potevano avere anche un po' più di fantasia, quello sì. E poi differenziano il nome dato al virus dal nome dato alla malattia che provoca. Completamente un altro nome poi. Per fortuna che mi sono informato io. Allora, ora so che coronavirus è il genere a cui appartiene. Un genere di virus a RNA che presentano tutti un caratteristico involucro sferico con proiezioni glicoproteiche superficiali disposte a corona, da cui appunto il nome. I coronavirus sono responsabili negli animali di affezioni prevalentemente respiratorie e intestinali. Prima quel virus lo chiamavano nuovo coronavirus del 2019 o anche 2019 nCoVARD, ARD sta per Acute Respiratory Distress, ci ho messo un po' a capire il significato di quell'acronimo, oppure informalmente anche semplicemente coronavirus di Wuhan. Ma poi, finalmente, l'11 febbraio 2020, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva deciso SARS-CoV-2, acronimo dall'inglese Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Già, ce n'era già stato uno prima di coronavirus, responsabile nell'uomo di una forma di polmonite atipica. Il ceppo virale è all'origine delle epidemie di SARS dell'ormai lontano 2003 e di quella anche del MERS, Middle East Respiratory Syndrome, scoppiata nel 2012 in Medio Oriente con un tasso di letalità pari a ben il 34% contro il 10% della precedente SARS. Ma non è che ce ne sono solo 2 di ceppi, ne esistono centinaia correlati al SARS-CoV, ma gli altri per fortuna sono noti solo per infettare specie non umane,
come i pipistrelli, le civette della palma. Avere un nome è importante per impedire l'uso di altri nomi che possono essere inaccurati o rappresentare uno stigma, ha spiegato il direttore generale dell'OMS. Dovevamo trovare un nome che non fosse di un luogo geografico, di un animale, di un individuo o di un gruppo di persone, che fosse pronunciabile e legato alla malattia. Ci hanno messo più di un mese per deciderlo, ma poi ci sono riusciti a mettersi d'accordo. Ma mica l'hanno recepito tutti i giornalisti e i presentatori. Qualcuno continuava a chiamarlo talvolta anche con i vecchi nomi. Su via, facciamo loro un piccolo corsetto, magari online, così non si devono neanche spostare da casa. Il nome della malattia che quel virus può causare nell'uomo? Anche quella ormai decisa, quello stesso giorno. Covid-19, che è l'acronimo di Corona, virus, disease, malattia, e 19 l'anno di identificazione del virus. Che voto mi do? Bravo, 7+, alla Cocchi Renato, ovviamente. D'altra parte, siamo ormai tutti diventati un po' virologi, no? Con tutte le trasmissioni e dibattiti che abbiamo sentito su sto virus, come non potremmo? Ma chi ci pensava al virus? Chi l'avrebbe mai detto della possibilità concreta di un'epidemia? Io, insomma, la gente comune come me, non avevo neppure lontanamente pensato all'evenienza di una pandemia e tantomeno alle sue conseguenze. Per ignoranza, certo, ma anche forse perché, ma sì, anche per un meccanismo inconscio di autodifesa. Un po' come non si pensa alla possibilità di contrarre malattie gravi o alla morte. Ma i politici di tutte le nazioni, ma soprattutto quelle del G8, G14, G20, che sia, insomma, quelli dei cosiddetti paesi industrializzati, quelli che rappresentano i 2/3 del commercio e della popolazione mondiale, l'80% del PIL mondiale. Sì, loro che per mestiere dovrebbero preoccuparsi delle possibili problematiche che possono colpire la popolazione, siano queste di carattere sanitario o economico. Di allarmi, di grilli parlanti, intendo grilli saggi come quello di Pinocchio, ce ne sono stati diversi nel mondo e anche da diversi anni. E noi, peones, invece di comprarci qualche mascherina di scorta per ogni evenienza, andavamo a prenderci magari dei gratta e vinci in tabaccheria. D'altra parte erano quelli pubblicizzati ogni giorno ovunque, mica l'acquisto di mascherine e di guanti, ora introvabili, tra l'altro, come del resto anche l'alcol. Ma poi, se anche avessero trasmesso in TV programmi informativi sul pericolo di una pandemia e su come fosse meglio comportarsi nell'evenienza, ma siamo proprio sicuri che non avremmo subito cambiato canale? Piuttosto che vedere programmi educativi, tanto più se relativi a possibili catastrofi, molto meglio subirsi una pubblicità che propaganda un'ipotetica vincita milionaria. Dicono che dalle analisi delle immagini da satellite effettuate dall'ESA, Agenzia Spaziale Europea, risulta una notevole diminuzione del livello di inquinamento in tutta la pianura padana. Già, ci credo. Attività industriali chiuse, poche macchine, praticamente nessuna, a parte quell'autoambulanza laggiù, lontano, e una macchina della polizia che a campione ferma i pochi passanti per chieder loro perché si sono mossi da casa. Sì, perché adesso si deve avere la giustifica in tasca, come a scuola. Ho visto dei video incredibili su ambienti naturali e città, video che mostrano come sono quei luoghi ora, in questi giorni, in cui l'uomo non interagisce, non interferisce. Quel video di Venezia e dei suoi canali, ad esempio. Incredibile. Ammirare Piazza San Marco completamente deserta, silenziosa, per di più in pieno giorno.
e i suoi canali, con un'acqua così trasparente da consentire di mostrare, anche solo sporgendosi da un loro ponte, la bellezza di quel fondale con la sua vita vegetale e animale. Granchi, meduse, branchi di pesce, anemoni di mare, spugne, mitili, limoni di mare, spirografi. È bastato che i mezzi di trasporto acqueo non ci fossero per meno di un mese e che quindi il limo, generalmente sollevato dal loro passaggio, si fosse depositato, che quell'acqua dei canali è tornata trasparente, mettendo in luce così tutta quella vita che normalmente viene nascosta dall'acqua torbida. E questo non succedeva da almeno 50 anni. E quel video nel centro di Montebelluna, nel Trevigiano, che mostra un'anatra che, seguita da una ventina di piccoli, passeggia ai margini della strada deserta di macchine e di persone. Incredibile! Cose mai viste che mettono in evidenza quanto è invasiva la nostra presenza. Basta che l'uomo non ci sia e non interferisca anche solo per poche settimane e gli animali ritrovano quelle abitudini naturali, quelle medesime che erano represse dalla nostra interferenza. E poi, in una società, come già dicevo, dove si sono favorite le disuguaglianze, la presenza di un virus, di quel virus, può persino servire a farci comunque sentire tutti più uguali, tutti appartenenti alla stessa razza, tutti sulla stessa barca, e questo ancor più dell'esistenza del buco dell'ozono. Un virus non guarda in faccia a nessuno, né il conto in banca, né la posizione sociale, neppure il livello di istruzione. Per lui siamo tutti uguali, un insieme di cellule utili alla sua riproduzione. Sì, ho letto anche un articolo scritto da un filosofo, un sociologo. Primum vivere, il pensiero che oggi accomuna tutti. Non vivere bene, non vivere all'altezza della nostra dignità di esseri umani, ma semplicemente vivere. Se questa è la logica, allora dovremmo chiederci perché proprio noi dovremmo vivere? Perché noi e non invece quel virus che vogliamo che muoia il più presto possibile? Sto leggendo il bel libro postumo La fine e il mio inizio di Tiziano Terzani, ricco di interessanti riflessioni che soprattutto in questi momenti ti toccano nel profondo. La ragione per la quale si ha tanta paura della morte è che con quella bisogna rinunciare a tutto quello che ci stava tanto a cuore, proprietà, desideri, identità. E se, vivendo, incominci a capire che non sei quelle cose, allora piano piano te ne stacchi, li abbandoni, ti distacchi anche dal desiderio, che pure è stata una grande molla che ha determinato la storia dell'umanità. Se tu cominci a guardare bene, di nuovo, cosa sono questi desideri, specie oggi in questa società che ci spinge solo a desiderare e fra i desideri a scegliere solo i più banali, quelli materiali, in altre parole, quelli del supermercato. Più tu desideri e più limitazioni ti crei. Desideri una cosa al punto tale che non pensi ad altro, non fai altro, diventi schiavo di quel desiderio, compreso quel desiderio ultimo che tutti hanno, della longevità. Il vero desiderio, se proprio uno se ne vuole avere, è di essere se stessi. Forse che anche questa dura esperienza che stiamo vivendo grazie a questo virus possa farci capire alcune cose importanti della nostra vita, un po' come quando muore una persona cara e ti accorgi di tante di quelle cose che nemmeno avresti immaginato. No, purtroppo non sarà del tutto sufficiente, se è vero che anche nel caso di una morte, dopo qualche settimana tutto torna quasi come prima. Anche le nostre occupazioni e i nostri desideri
forse inutili.